Buonasera! Buonasera! Buonasera amici e colleghi di Vivere il Risorgimento Podcast! Buonasera a tutti! Benvenuti al nostro Vox a Riccardo! Applauso. Ecco, intanto che ci colleghiamo tutti a questa live che si presterà alla scoperta di una nuova pagina del nostro Risorgimento e come avete sicuramente intuito dal titolo, si parla delle origini. Esattamente, abbiamo fatto un passo indietro, siamo tornati alle origini dopo aver parlato in lungo e in largo del Risorgimento e della metà dell'Ottocento italiano e non solo, e ora si torna indietro, si torna al 1820, al 1821, a quelli che noi chiamiamo i moti degli anni '20. Ma non indugiamo e presentiamo subito il nostro relatore della serata. Vedete che si chiama Vox perché su Instagram è conosciuto come Vox Storie. Se non lo seguite, andate subito a recuperarlo. Grazie per la pubblicità non dovuta, veramente. Link in descrizione, chiaramente. Link in descrizione, non siamo stati pagati per questo, ma proprio in un contesto di collaborazione reciproca, davvero andate a seguire il nostro Vox, il nostro Riccardo, perché è un ragazzo estremamente appassionato e soprattutto competente. Una piccola presentazione al riguardo, doverosa oserei dire, il nostro Riccardo cuneese segue la quarta scienze umane, è socio recente, una Sì, ormai un annetto, l'ho festeggiato forse da poco, l'annetto, sì. verso Sì. aprile, verso primi di aprile. Dell'associazione Vivere il Risorgimento e da sempre ha dimostrato una grande passione per, bisogna dirlo, soprattutto per il lato piemontese, insomma, per casa, diciamolo, giusto Riccardo? Ovviamente casa richiama casa e ovviamente casa nel Risorgimento richiama i Savoia e tutti i fatti d'arme che il Piemonte ha, possiamo dire, concluso durante il lungo Risorgimento. Per questo è anche dovuto oggi parlare dei primi sentimenti e direi del primo moto che ha caratterizzato il Piemonte, oltre a quelli, ad esempio, del 48, perché comunque nel 48 ci sono stati anche sommosse festeggiamenti per la Costituzione, mentre in questi invece si chiede sempre una Costituzione, ma vedremo che magari questa Costituzione non andrà proprio a buon fine, però chi lo sa, potrebbe andare a buon fine, potrebbe non andare a buon fine. E iniziamo subito dunque questa scoperta dei moti, attenzione, eccoci qua, dei moti del 1821 e eccoci, dei moti del 1821 in Piemonte. Sì. Prima dicevamo in qualche chiacchiera prima della live, un disordine che si svilupperà molto lentamente, in modo anche difficoltoso, frammentato, Sì, verso l'ideale esattamente. unitario, verso l'unitale. Esattamente. Quindi ti direi, facci scoprire questa scintilla, questa origine del Risorgimento, possiamo dire, così costellata di luci, di personaggi che conosciamo, insomma Carlo Alberto che c'è anche nella nostra copertina, un nome noto, ma anche tanti punti bui. Quindi a te la parola, il nostro Vox, e poi insomma il nostro Leonardo qui presente ci guiderà nella conduzione dei diversi capitoli. Signore e signore, a tutti, buona serata e buon Vivere il Risorgimento Podcast. Perfetto, senza indugiare troppo, noi ti diremmo, ma i moti del 21, facciamo un attimo un passo indietro, chiaramente, non possiamo entrare a gamba tesa nella cittadella di Alessandria, piccolo spoiler. Ovviamente. Facciamo un passo indietro, contestualizziamo, che bello questa parola degli storici, quanto piace. Contestualizziamo e direi di andare proprio nelle slide di contestualizzazione a questo punto. Esattamente, e ti chiedo com'è questa Italia all'indomani, alla fine delle guerre napoleoniche. Allora, qui troviamo innanzitutto, poi magari ne parliamo dopo dei punti di fianco, però
la mappa l'ho messa qui perché ovviamente rispecchia la mappa dell'Italia nel 1810. È un'Italia strettamente legata all'impero napoleonico durante per l'appunto il periodo di controllo degli imperatori di predominio sull'Europa. È un'Italia ancora divisa, che non ha ovviamente un'idea di unità nazionale, anzi troviamo in questo caso sulla mappa proprio diversi regni, il regno di Napoli, comandato dal cognato Murat, che poi sarà fucilato, sarà, diciamo, e poi anche, ad esempio, il Regno d'Italia, comandato già Eugenio di Beauharnais, e direttamente una zona blu che è soprattutto quella del Lazio, della Toscana e del Piemonte, che è sotto diretto controllo dei francesi, un controllo che si fa nel tempo, nel tutto il dominio napoleonico, specialmente in Piemonte, come diremo dopo, un controllo che lascerà molte tracce, molti fantasmi, molti dubbi, soprattutto ai regnanti. Parlo di dubbi perché questi francesi non hanno portato solo uomini, hanno portato anche altro, che però vedremo quando parleremo di questi punti, perché se l'Italia dal Napoleonico arriva così, l'Europa, pochi anni dopo il congresso di Vienna, non è, diciamo, quella che si aspettava Metternich o Talleyrand, sicuramente. È un'Europa che non ci sta in questo ritorno all'assolutismo. Napoleone non si può cancellare, idem la rivoluzione francese. Quegli ideali, quegli begli ideali che piacciono ai borghesi e esaltano il popolo, mi dispiace, ma i regnanti assolutisti, anche se magari qualcuno di quelli avrebbe voluto cancellare questi ideali, non era fattibile. Non era fattibile, tant'è che in 5 anni si prova, possiamo dire, seppur con qualche sommossa, a tenere e si tiene. Però arriverà un momento in cui le spallate sono un po' troppe e da questo vaso traboccano dei moti. Parliamo per l'appunto del primo moto in Europa, che è il primo del 20, ovvero quello dell'insurrezione di Cadice. Parliamo di insurrezione di Cadice, poi il moto si espanderà in Spagna, ma partirà appunto da questa città dell'Andalusia, dove, diciamo, degli ufficiali insieme ai loro uomini si ammutinano contro il re di Spagna, che voleva mandare questi uomini in Sud America per provare a mantenere un controllo stabile sulle colonie. Questi uomini non ci stanno. Interrompo un attimo. Sì. E questo, ieri partecipavo a una conferenza sulla geopolitica, sulla metodologia della geopolitica, e quello che ponevano il focus è su quanto anche la storia debba pensarsi globale, nel senso, non bisogna pensare ai moti del 20, quindi guardarli solo dal lato italiano, ma bisogna guardarli al lato globale. E qua non è che stiamo pensando, non dobbiamo, anzi, dobbiamo collegare le insurrezioni di Cadice con i fatti dall'altra parte del mondo, nell'America Latina, dove Simón Bolívar così stavano facendo le loro guerre di indipendenza, e quindi tutto, volendo vedere, parte da lì e poi si sposta anche altrove. Una miccia che parte da Cadice, parte da una repressione regia, e questa secondo me è una cosa importante su cui riflettere e mantenere sempre aperto lo sguardo sul globo e non solo su una parte d'Italia o anche solo dell'Europa, ma mantenere sul mondo intero. Ho finito di interromperti, ecco. Sono completamente d'accordo con te. In chat parlano già di Carlo Alberto. Ci arriveremo, ragazzi, ci arriveremo. È un personaggio che non può voglio sapere che mancare. il nome, credo di saperlo, ma non dirò nulla. Davide Allora, Pascariello, tuo amico? no, guarda, non lo conosco proprio.
Allora, stavamo dicendo, questa insurrezione, come vedete, si compone, dura anzi 3 anni, sostanzialmente, in cui, prima di tutto c'è questo pronunciamento di Cadice e il proclama, dove si chiede sostanzialmente una monarchia più aperta, una monarchia più liberale, come sostanzialmente si chiede in tutti i moti del 2021, però ovviamente il re di Spagna non ci sta e anzi in poco tempo il re di Spagna chiederà al re di Francia dell'epoca, che se non sbaglio è Carlo X, sbaglio forse? No, è ancora Luigi. Ah, Luigi, ok. Luigi XVIII, quindi. Sì. Ok. E manderanno addirittura poi i francesi degli uomini, ci sarà quella parentesi di guerra carlista, la guerra che porterà al ritorno completo e una durissima repressione in Spagna, a cui parteciperà anche una persona che vedremo a breve. E qui infatti vediamo proprio un'immagine dell'ultima battaglia, assedio battaglia di Trocadero, che metterà fine a questi moti. Però abbiamo detto che la miccia parte in Spagna, ma non solo poco lontano, ma sempre in zona mediterranea, diciamo, scoppia un altro moto questa volta. Non si chiede una costituzione, non si chiede un cambiamento, è un moto per l'indipendenza greca, un moto che è stato organizzato da delle sette segrete, in collaborazione ovviamente con l'aristocrazia greca e del popolo della Grecia che insorge contro l'impero ottomano, ed è curioso il fatto che è l'unico del 2021 che non fallisce, semplicemente perché le potenze europee avevano interessi a, come dire, indebolire un impero che ormai già si reggeva a due gambe su una sedia, ma facciamolo reggere anche solo più a una gamba, cosa che nell'Ottocento, poi inizio Novecento, si noterà. Però questa è una delle prime spallate che indebolisce l'impero ottomano. Ed è interessante Sicuramente. che in quella guerra per l'indipendenza greca, le potenze europee, come la Gran Bretagna, bracciarono le armi contro l'impero Sì, ottomano, ad esempio nella battaglia navale del 27 di Navarino, di sì. Navarino, affondando la flotta ai turchi. Sì. E anche comprando il debito greco, diciamo, sul lato economico-finanziario. Sì, esatto, tant'è che la corona inglese per molti anni dopo la pace, il trattato di Adrianopoli, fu molto protettrice, ma anche la Grecia verso l'Inghilterra debitrice, e non solo a livello economico-militare, ma anche un po' dinastico, perché comunque tutte le parentele erano lì vicino e se non sbaglio lì andarono una delle dinastie degli Schleswig, quindi comunque lontanamente parenti degli allora Hannover e dei Sassonia-Coburgo-Gotha al trono con Vittoria, e comunque erano lì più o meno, non c'era ancora Vittoria, ma c'erano comunque già questi interessi per portare avanti un dominio inglese su quelle zone, anche perché tuttora basta andare al British Museum, ci trovano molte opere greche, molte statue, molte cose classicheggianti proprio per questo uno razzia nei confronti della Grecia, ma anche dell'impero ottomano. È un argomento veramente caldo, quella della razzia Sì, delle opere d'arte del periodo comunque coloniale, siamo in un contesto sì. coloniale, quindi, tocca argomenti di una contemporaneità Sì. vicinissima a noi e, esattamente Mike 90 dice: "Sul trono metteranno appunto un principe tedesco", che sembra una cosa assurda. Signori, la Ovviamente butto sembra. lì, la Sì. butto lì, faccio questa mezza provocazione. L'indipendenza della Grecia supportata dalla Gran Bretagna Mh. in chiave antifrancese, come la Mh. vedete? Nel Mh. senso, chiaramente c'era da dare una bastonata all'impero ottomano e che andava sempre bene ridimensionare un impero come quello. Però nello stesso tempo anche andare a creare un nuovo attore nel Mediterraneo e storicamente Francia e impero ottomano sono stati alleati, chiaramente a fasi alterne,
Però come la vedete? Sicuramente non è stato il motivo scatenante, però Però sì, noi- avevano sicuramente magari anche degli interessi in quel senso, magari non subito compresi, ma sì, potrebbe anche essere una motivazione validissima quella. Vado alla slide sull'Italia, se posso. Esattamente, e dopo aver visto la parte europea direi va bene la Sì, storia globale, però adesso esatto, direi, iniziamo ad andare nel clou nella ciccia, possiamo dire. Beh, l'Italia in questo posto, perché in una sola penisola, in questo contesto, in questa penisola, abbiamo visto 2 moti in Europa, ma in una sola zona europea, cioè la penisola italiana, ci sono 3 moti in questo periodo. 2 che chiedono la Costituzione, 1 indipendentista. Partirei però dal primo, anzi dai due possiamo dire, perché i moti carbonari campani, cioè della zona di Nola, di Avellino, cappeggiati ovviamente da Guglielmo Pepe, che non è un nome estraneo al Risorgimento, anche futuro, e possiamo dire che qua si chiede la Costituzione, si chiede, anzi si otterrà anche, ma ovviamente poi il re all'epoca, Ferdinando, non sarà, diciamo, contento, anzi i Borboni non saranno mai contentissimi della Costituzione, più volte la daranno e più volte la toglieranno al popolo, perché a loro piaceva in un certo senso. anche perché ti interrompo un attimo, ma la Sì. Costituzione che andranno a dare, che è quella di Cadice del 12, Sì, è sì, una sì, Costituzione estremamente progressista e sì. l'articolo 1 è la sovranità appartiene al popolo. Sì. Cioè siamo in un periodo in cui la sovranità, il potere viene dato da Dio, al massimo nello Statuto Albertino per volontà di Dio e per grazia di Dio e volontà della nazione, proprio perché Carlo Alberto in quel momento si sente particolarmente progressista, per usare un termine del Sì. giorno d'oggi, ma nel 21 usare già, e in realtà è già usato nel 12, appartiene al popolo, è chiaramente a un sovrano assoluto. Questa cosa te la Sì, concede perché se no perderebbe la testa, però ecco. Ti esatto. chiedo, ti chiedo solo una cosa, sicuramente molti amici nella chat sapranno di cosa si tratta, però ti chiedo, Sì? No, non vi ok, sento non più. è una cosa scontata? No, Non no, vi eccoci, sento. eccoci, ci siamo. Ah, ok. Eccoci. Ci senti ora? Sì. Sì, sì, ora sì. Molto bene. Di cosa si tratta? Di moti carbonari, questo nome curioso. Beh, i morti carbonari perché derivano da queste società segrete che sono state cappeggiatrici di questi moti e ovviamente possiamo dire che saranno tra i pochi moti che organizzeranno i carbonari, in quanto queste società segrete col passare del decennio del 1820, 1830, poi ci si accorgerà che queste società non attirano tanta gente e non è molto efficace organizzare moti in questa maniera, tant'è che vedremo i moti piemontesi nel loro piccolo avranno una maggiore influenza perché riusciranno a coinvolgere di più il popolo rispetto al moto carbonaro napoletano, sicuramente. Sempre però nel Regno delle Due Sicilie c'è un moto, questa volta oserei dire più di popolo, e non è il primo che vedrà l'isola siciliana nel Risorgimento e del moto del 2021 che come anche quello che possiamo dire sarà forse il più famoso e il più represso nel sangue, quello del 48 con l'istituzione del proprietario di Sicilia, ma anche qua l'insurrezione siciliana che dovrebbe scoppiare intorno al 15 luglio del 1820 fu repressa nel sangue, i siciliani insorgono, per un po' di tempo c'è questo vantaggio contro le truppe dei Borbone che non riescono a reggere questo fervore popolare, la voglia di insorgere contro il re, i Borbone che hanno soggettato quest'isola, ma loro si sentono indipendenti, si sentono ancora un'isola che può dare tanto, che può essere indipendente, che può avere un'economia solida e una politica estera di successo. Ovviamente purtroppo l'esercito e comunque gli scontri non possono essere retti
dalle milizie o comunque il piccolo esercito siciliano che si forma in questi moti, e l'esercito borbonico in poco tempo riesce ad avere una sorta di vantaggio e a riprendere l'isola in una durissima repressione che segnerà l'isola, tant'è che i moti siciliani sono sempre alternati di una decina di anni su per giù, perché l'isola ha sempre bisogno di riprendersi dai moti. Vediamo poi i moti del 21. In questa immagine, soprattutto, vediamo un particolare momento che analizzeremo dopo e che non voglio spoilerare adesso, perché è uno dei momenti che a me personalmente piace di più raccontare dei moti del 21 piemontesi. Ci limitiamo a dire che in questo caso il Piemonte, sul modello dell'insurrezione di Napoli, che a loro volta hanno preso dall'ammutinamento di Cadice e dal proclama, qualcuno in Piemonte dice: ma questa cosa non è così male, e c'è qualcuno che, come abbiamo detto prima, Napoleone se lo ricorda ancora bene, anzi benissimo. Perciò si tenta di provare a portare una Costituzione, e per questo motivo c'è bisogno di andare a vedere cosa ha lasciato Napoleone in Piemonte, perché è ancora visto benissimo nel 20, e soprattutto cosa hanno fatto i Savoia un po' per dimenticarlo, perché non è assolutamente facile dimenticare una persona così. Infatti vediamo l'eredità napoleonica in Piemonte. Allora, Napoleone in Piemonte ha, credo, sicuramente una delle sue prime campagne militari, quella prima la sottocampagna di Montenotte, poi la conquista tramite la battaglia di Mondovì, la soggettazione del regno di Sardegna, che per un po' di tempo è riuscito a difendersi, poi non ha più retto il generale Bonaparte sulle Alpi Liguri. Napoleone quindi, dopo queste conquiste, è uno dei primi territori in cui esporta le riforme francesi. Infatti il riformismo napoleonico portò grandi novità, proprio perché il Piemonte era, con i Savoia, in una situazione di arretratezza all'epoca. Arretratezza non dobbiamo pensarla in una maniera del tutto negativa, o meglio, i Savoia avevano già affrontato con molta calma un cautissimo riformismo, perché comunque avevano capito che i tempi, già ma anche prima di Napoleone, i tempi stavano iniziando a cambiare. Però si credeva che l'assolutismo, tuttavia, al popolo piemontese piacesse. Dopotutto noi siamo la dinastia che ha regnato sul Piemonte per secoli, non ci sono mai state grosse lamentele, quindi diciamo non c'è questo grossissimo problema. Però Napoleone stravolge tutto. Arriva un codice civile, arriva un nuovo modello di istruzione, arriva ad esempio una riforma economica, perché il Piemonte, come abbiamo detto, era arretrato, era una società soprattutto agricola. Infatti in epoca napoleonica, soprattutto nelle grandi città, quindi all'epoca immaginiamoci Torino, Novara, ma Cuneo timidamente, si inizia a parlare dell'industria, si inizia a parlare di nuove infrastrutture che magari troviamo ancora oggi. Anzi, tuttora a Torino, nella prima slide si vede, c'è un ponte, faccio vedere solo, quel ponte che si vede sulla destra è un ponte di origine napoleonica. Non so se voi avete visto, sì, in teoria. Comunque. Sì, abbiamo visto. Ok, perfetto. Napoleone quindi... ha proprio cambiato. Napoleone ha cambiato veramente tutto. Pensiamo, hai detto giustamente il codice civile, ma anche un altro elemento che ci sono in tutti i paesi, i nostri paesi ai giorni nostri, sono i cimiteri, per intenderci. Sì, ovvio. E quella è stata proprio neanche un'accortezza, una vera e propria rivoluzione nell'assetto urbano dettata da Napoleone, e quindi proprio uno Sì. stravolgimento della quotidianità Sì. dell'essere italiani, degli abitanti della penisola italiana. Sì, esattamente, anche perché Napoleone è un'altra
grande cosa che porta è l'abolizione del feudalesimo, perché c'erano ancora magari questi rapporti tra i nobili piemontesi e il contadino. La rivoluzione francese in Francia ha detto: ma queste cose non mi piacciono tanto, le togliamo. E allora Napoleone dice: beh, il contadino sarà sicuramente felice di questa cosa, e ovviamente così te lo fai più fedele il contadino, diciamo. E Certo, non all'effettivo stiamo funzionò. parlando di Medioevo qua, non No, stiamo no, no, parlando più di ovviamente. Medioevo, cioè stiam parlando Inizio della fine 800. del '700 ragazzi, Sì, cioè il esatto. feudalesimo, L'abolizione, esatto, e inoltre un'ultima grandissima riforma è la creazione dei famosi 6 dipartimenti. I 6 dipartimenti che davano una sorta di nuova amministrazione al territorio piemontese, un territorio che aveva sicuramente bisogno di un'organizzazione che i Savoia sì avevano dato, ma diciamo era sempre migliorabile, perché non era così tanto efficiente, come vedremo anche dopo l'amministrazione sabauda, non in tanto termini di amministrazione diretta, ma soprattutto di controllo, non è sempre efficace in alcuni punti. Perciò Napoleone, diciamo, crea questi dipartimenti, ad esempio il dipartimento della Dora, dello Stura, tutti dipartimenti abbastanza famosi. Però, come abbiamo detto, Napoleone lascia non solo segni nella vita civile, ma lascia anche segni alla nobiltà che è fortemente influenzata dalle idee francesi. Pensate, il Piemonte, il Regno di Sardegna, meglio, aveva dei territori d'Oltalpe, aveva la Savoia, aveva Chambéry. Molte erano le famiglie di origine sabauda, proprio del territorio francese, pensando a una famosissima i de Sonnaz. Quindi erano, diciamo, era un misto di nobiltà. C'era nobiltà sarda, c'era nobiltà piemontese, c'era nobiltà direttamente a Savoia. Quella della Savoia e la nobiltà, per l'appunto del continente, furono quelle maggiormente influenzate dalle idee liberali francesi, perché semplicemente la Sardegna non fu mai occupata da Napoleone, e Savoia anzi andarono in esilio lì durante il dominio napoleonico in Piemonte. Quindi è per questo che la questione sarda, seppur molto caliente, possiamo dire, molto cocente, all'epoca era ignorata, le idee non circolavano, era una regione molto arretrata, la Sardegna, ma diciamo che in Piemonte invece questi pensieri, questi nuovi afflussi circolavano. Ecco, dopo aver esaminato quindi tutta, bene o male, la penisola italiana e la sua situazione post-napoleonica, facciamo Sì, un passettino in sì, avanti e avviciniamoci alla nostra data della serata, al sì. 1821, appunto con i problemi di un Piemonte. Il Piemonte nel 21 era unito? Sapeva verso cosa stava andando? Oppure c'erano pensieri diversi? C'erano, diciamo, abbastanza diversi pensieri. Lo vedremo a breve, quando citeremo una grande famiglia di cui ti ho parlato oggi pomeriggio, ma no spoiler per ora. Eh, Però, diciamo, prima di tutto una cosa: com'è vista la dinastia al ritorno? Perché comunque Vittorio Emanuele I non è visto male, anzi è colui che ha sconfitto Napoleone, se si può dire così, perché seppur con tutte le riserve del caso, lui a Napoleone è sopravvissuto, anzi non ha permesso che Napoleone conquistasse l'isola, non ha permesso che Napoleone avesse un trionfo completo sulla dinastia, che comunque diciamo non tutta era poi così fedele. Ad esempio, penso a Giuseppe Maria di Villafranca, secondo conte di Villafranca, è uno di quei personaggi di Casa Savoia che combatté la maggior parte delle guerre napoleoniche,
e non è ovviamente l'unico, anzi addirittura Carlo Alberto nel 1814 fu nominato luogotenente dell'impero. Quindi diciamo che soprattutto i rami secondari erano vicini a Napoleone, il ramo principale no, e dopo il ritorno e il popolo lo acclama. I Savoia in Piemonte hanno sempre dato grande stabilità, non ci sono mai state grandi guerre civili, tranne una guerra dei cognati, che è stata però molti secoli prima, però è una piccola guerra civile, diciamo che la disputa si è risolta in poco, su per giù. Però c'è un grande problema con Vittorio Emanuele I, perché come abbiamo detto la nobiltà piemontese è spaccata, c'è chi vuole benissimo i Savoia, c'è chi è fedelissimo, pensiamo ad esempio ai Balbo, che sono una casata nobiliare torinese che sarà sempre abbastanza incline a rispettare, o addirittura i Della Tour, che sono, lo citeremo dopo, uno dei Della Tour, sono una famiglia sempre vicina ai Savoia. Però nel governo Vittorio Emanuele non è quello che ci si aspetta, deve cancellare sto Napoleone, perché sennò si rischia che gli alleati, o meglio, solo un alleato, l'impero austriaco, venga a bussare alla porta, e non era neanche una questione così impossibile, perché vedremo dopo ma che gli austriaci arriveranno, ma già adesso si poteva parlare di austriaci in Italia, perché infatti quando diciamo gli austriaci passano il Po per andare verso Napoli il 4 febbraio, in Piemonte ci saranno diverse agitazioni di cui parleremo a breve. Però diciamo che cosa succede a livello economico? Beh, come abbiamo detto, si ritorna a un'arretratezza, non si dà più impulso all'industria. C'è poi a livello regionale una forte questione sarda. Se il continente è attaccato ai Savoia, la Sardegna un po' meno, si sente sempre un po' dimenticata dalla dinastia, che tuttavia vedremo un protagonista, Carlo Felice, vivrà spesso in Sardegna durante la sua vita. Ciò comunque dimostra che i Savoia tentarono, volendo, di provare a salvare, però c'era una grande questione, diciamo che il popolo sardo si sentiva quasi un titolo, visto che era proprio quello che concedeva l'isola, era il territorio che concedeva il rango di regno alla casata e al territorio. C'era poi una popolazione con povertà diffusa in tutto il regno. Non era inusuale trovare persone molto povere, ma anche a Torino, semplicemente, non solo in campagna dove c'è un'economia molto povera. A ciò si aggiunge una repressione sabauda, cioè il cancellare completamente Napoleone I. Ciò come si attua? Beh, tutti quelli che erano attaccati a Napoleone non li vogliamo. Ci sono persone che magari sono generali importantissimi dell'esercito sabaudo, che hanno combattuto valorosamente nel 1797, noi li diminuiamo di 4 gradi addirittura. Ci sono pochissimi che si salvano, anche nell'amministrazione ci sono rari casi, come il generale Giflenga, che era talmente bravo, diciamo, che fu salvato sostanzialmente anche per agganci all'interno probabilmente della casata. Come un fatto sta che non è un clima sano e si cerca di architettare qualcosa, ed è qui che fanno capolino le idee liberali, perché diciamo non è assolutamente salubre, come detto l'aria, e quindi questi liberali hanno 2 grandi idee. Una è la Costituzione, però diciamo non si vuole mai ribaltare la monarchia completamente, anzi si chiede semplicemente una monarchia liberale,
i Savoia in Piemonte sono comunque ben visti, seppur con tutte le deroghe che abbiamo visto adesso. Si chiede però anche un unico punto, tra cui la casata, in particolare Vittorio Emanuele I, e i liberali erano d'accordo. Si inizia a parlare di un possibile conflitto contro l'Austria in questo periodo. Un periodo che però l'Austria, ovviamente il Piemonte non è ancora pronto, l'Austria è troppo potente, il re è possibilista comunque, quindi non si esclude su questo punto i liberali e l'assolutismo dei Savoia si toccano. Però, come abbiamo visto, ci sono delle grandi tensioni. Ho spoilerato qualcosina, ma le vedremo dopo quelle cose, perché per ora non è tanto importante. Iniziamo a parlare di cosa succede nel gennaio 1821. C'è un grande, enorme problema, come abbiamo detto, a livello di idee. E i primi che vogliono manifestare in quel periodo, anzi nel gennaio direttamente del 1821, sono gli studenti. Ma ancora prima, vedete qui una frase che vi ho messo del conte Bogarelli, uno dei, diciamo, più grandi al governo all'epoca, o comunque uno dei più influenti nobili vicini al re, che proprio disse, ora non leggo la frase, però si può intuire facilmente che le innovazioni, anzi la cito, le innovazioni sono sempre seguitate da grandi sventure. E questo era un richiamo e anche una frecciatina a Prospero Balbo, padre di Cesare Balbo, che in quel momento era al governo e provava a fare capire al re che una riforma serviva, un po' possiamo dire con difficoltà. Infatti non riuscirà, diciamo, anzi Ti interrompo, sì, potremmo sì, dire che proprio Prospero Balbo, la sua idea era: concediamo delle piccole cose, facciamo piccole sì. concessioni, così evitiamo degli sconvolgimenti, tipo una rivoluzione. Esatto, e invece, e forse con gli occhi del futuro possiamo dire che aveva assolutamente ragione, però all'epoca non si poteva sapere. Cosa succede l'11 gennaio? Vengono arrestati 4 studenti al Teatro Tanchen, oggi in via Principe Amedeo, quella zona di Torino, ragazzi, se vi interessa, poiché indossavano dei berretti rossi associati alla carboneria. Questa cosa per loro è goliardicissima, cioè gli fa ridere, non lo fanno neanche apposta, magari sì per protesta, ma non ci fanno troppo caso che siano colori associati alla carboneria. E quindi, vengono semplicemente prelevati e vengono arrestati. No, in chat, innanzitutto salutiamo tutti gli amici della chat, Raffi Devil, Mike 90, Alessandro Casarini, Marco Pettenati. Anzi, proprio Marco dice, sempre per costruire la linea storica in cui ci stiamo muovendo, tutto questo avveniva mentre Napoleone Bonaparte era ancora vivo e guardava il mondo in tutte queste trasformazioni lontano in mezzo all'oceano sulla piccola isola di Sant'Elena. Quindi Prima ne aveva ancora poco da vivere. sì, Pochi mesi. era la No, fine della sua vita. sì, poche settimane. Sì, però il Però moto lo vedo immaginiamocelo, infatti ce lo completamente. immaginiamo sulla sedia a dondolo che un Sì, po', e tra che virgolette, "se con la la, ride" con guardando la quello che ha frase fatto. meme non c'è più nulla che possiamo fare. Esatto. E con la Comunque, canzoncina, con la musichina sotto. esatto, però non la so fare quella purtroppo. Allora, cosa succede dopo questi arresti sostanzialmente? Gli studenti dell'università non ci stanno assolutamente, non gli va giù questa cosa e si crea un assembramento che poi diventerà molto violento. All'inizio è una semplice protesta, ma diventerà qualcosa di più, purtroppo per loro. E possiamo tranquillamente dire che purtroppo per loro
il governo si incavola leggermente proprio, no? Qui vediamo nell'immagine uno dei momenti, perché prima, ad esempio, il padre di Cesare Balbo tenta di placare questi studenti, ma è impossibile. E lui è rettore dell'università in quel momento. Non c'è proprio nulla che possa calmare questi studenti. Allora verrà mandato l'esercito che non sarà per nulla clemente con gli studenti, tant'è che verranno, ad esempio, presi a sassate dei carabinieri e vennero poi mandate in risposta. Qui vediamo Cesare Balbo che tenta di difendere questi studenti, ma vennero mandati sostanzialmente i granatieri a calmare gli animi, e per calmare gli animi intendiamo a baionette, calcio di fucile. Ci furono tanti feriti, ma la cosa che fa più ridere, ora trovo la frase, sì, è che c'era una scritta di rivolta su questa università, a quanto pare, che faceva macello reale per testimoniare, l'avevano scritta gli studenti anche in protesta di questo avvenimento. C'è però una cosa che agli studenti fa molto piacere in questo campo, ed è che da una parte il ramo principale condanna assolutamente questa cosa, ma c'è una persona della casata, per l'appunto del ramo carignano, che è solidale verso questi studenti, ed è per l'appunto Carlo Alberto di Savoia. Carlo Alberto di Savoia, che è l'unico che aiuterà in modo indiretto questi studenti, è l'unico che dirà: comunque avete fatto una cosa lodevole, una cosa importante, perché avete dimostrato i vostri ideali sostanzialmente. Ma adesso giunge la domanda, però: chi è Carlo Alberto nel 1821 e nel 1820? Qui troviamo un'immagine di poco dopo, del 1823, quindi era più o meno così il principe di Carignano. Allora, lui nasce a Torino nel 1798, quindi è figlio dell'età napoleonica in pieno. Lui la vivrà più sulla fine, e per fine intendo proprio negli anni, perché lui vivrà soprattutto a Parigi. Il padre, principe di Carignano, morirà in miseria perché fece degli atti sconsiderati, perderà tutti i suoi beni. Lui, insomma, avrà sempre questa madre, ma anche la madre non sarà tanto presente per lui. Vivrà una infanzia praticamente da solo, con i suoi rettori, che da una parte abbiamo un Savoia, quindi da una parte si cerca di incoraggiare una visione assolutista del governo, dall'altra capiamo bene che siamo nel regime napoleonico in Francia, e si cerca di incoraggiare anche però delle visioni liberali. Questo nuocerà al principe, perché creerà forti dubbi nella personalità, e non solo questi ideali politici si rifletteranno proprio nella sua vita, come vedremo a breve. Questa incertezza, perché ho messo un uomo tormentato? È un uomo tormentato perché ha molti demoni in sé, o meglio, è un uomo completamente, possiamo dire, assoggettato alla sua personalità, molto schivo, molto timido, non sa prendere completamente decisioni, è un uomo che fino a non ha mai conosciuto un vero amore, anzi è un uomo che diciamo è sempre stato assoggettato al dovere della corona fino ad allora, e ovviamente come ramo secondario, se il re, o meglio il tuo parente, il tuo zio, il tuo cugino te lo ordina, tu devi farlo. Quindi il ruolo del principe per questo, per sì. non sapere, essere un uomo tormentato e non sapere mai quale decisione prendere, è stato definito dai suoi contemporanei Esatto. l'italico Amleto. È Quindi già esatto.
Amleto, Shakespeare, essere o non essere, e quindi insomma non è di certo un complimento questo, soprattutto per un sovrano, però ci permette di capire con due termini chi era Carlo Alberto. Esatto. E poi c'è un'importante cosa, il ruolo del principe prima di molti è sostanzialmente quello, come abbiam detto, di simpatie liberali. E infatti, ho messo anche lì un aperto favoreggiamento al cambiamento, perché probabilmente è facile, sostenere il cambiamento quando non sei direttamente re, anzi, quando sei giovane, hai tanti ideali, anche se lui è, come abbiam detto, molto combattuto. C'è però un problema che lui non ha considerato, perché, Vittor Emanuele, diciamo, non avrà, fortuna nella progenie e neanche il fratello Carlo Felice, quindi in breve, se non lì comunque, immediatamente dopo, si capirà che la dinastia Sabauda di ramo principale ha gli anni contati, ed è effettivamente quello che succede. Carlo Alberto infatti è l'erede al trono, sostanzialmente già in questi anni si inizia a capire che l'erede al trono, tant'è che Vittorio Emanuele non gli sta per nulla simpatico Carlo Alberto, ma proprio per nulla. Vittorio Emanuele I lo considera uno sfrenato, un liberale, però dice è l'unico modo per portare avanti, e quindi prima nomina Carlo Felice, poi spera magari in un figlio del fratello, ma che non arriva, e quindi Carlo Felice sarà costretto a dare la corona a Carlo Alberto. In chat un paio di insight interessanti. Alessandro Sì, Casarini ci dice appunto, sottolinea come erano in una situazione disperata sì, i Savoia in quel momento. sì. Appunto, si parla di un Carlo Alberto in Francia addirittura con sua madre che cerca di Sì, tra convincere. precettori, esatto. Precettori e la es- madre che lo indottrinavano in 2 opzioni diverse, praticamente. Quindi era molto, molto Alla ricerca di esatto. anche qualche guadagno, ci dice Sì, appunto sì, Alessandro. E molto interessante, Ray Charles scrive che è stato Carducci appunto a coniare il termine Italo-Amleto, di cui si è parlato prima, invece, altro termine che sicuramente ci spiegherai più avanti sì, durante il corso della live, il re tentenna, no? Carlo Alberto eh il sì. re tentenna, che è stato invece coniato da Domenico Carbone di Carbonara Scrivia, provincia di Alessandria. Grazie ragazzi. Invece leggo un commento molto brutto a Asburgo Maggiori dei Savoia. Aspetta, ma io so chi è questo. È Raffaele, vero? Eccolo. Ecco, Ecco, bruttissimo commento, meno male che perdonatelo, nobiltà austriaca. dopo c'è scritto l'Aquila d'Austria, le penne ha perduto del nostro inno, e quindi va bene così. Molto bene, Rai Charles. Riprendiamo invece la descrizione di questo personaggio interessantissimo che è il nostro Carlo Sì, Alberto. e qui dobbiamo anche fare una parentesi, perché abbiam detto che da Vittorio Emanuele non era per nulla amato, e come ti ho detto, quando ci siamo incontrati nel pomeriggio, c'è un aneddoto che fa capire quanto non fosse ben visto in casa Savoia, perché come sappiamo tutti è un re estremamente malaticcio, in tutta la sua vita avrà problemi di salute, e ciò lo dobbiamo a un avvelenamento che sostanzialmente Carlo Alberto subì da piccolo nel castello di Racconigi, dove lui passerà gran parte dei suoi giorni, perché lui sì, gli piaceva Torino, però la campagna era il suo forte. Qui sarà avvelenato e avrà problemi al fegato tutta la vita, che lo portarono innegabilmente a problemi anche di salute. E perciò, che dire su Carlo Alberto? In questo periodo è un po' la pecora nera della famiglia, se vogliamo definirlo. E direi di andare a scoprire il perché è la pecora nera della famiglia in questo momento, ovvero l'atto secondo. Perché diciamo che dal febbraio del 1821, prima abbiamo parlato del gennaio,
questi moti non sono, quelli del gennaio, riconducibili a questi moti di marzo, però fanno parte del clima di cambiamento, quindi è giusto parlarne. È interessante però come i liberali da febbraio si iniziano a organizzare, perché come abbiamo detto prima, il 4 febbraio gli austriaci passano il Po per andare ad aiutare i napoletani, in particolare il re Ferdinando, contro questa insurrezione, e si inizia a parlare di possibili basi, soprattutto nella cittadella di Alessandria, nella zona di Voghera, nella zona della Lomellina, cose che ai piemontesi non piacciono così tanto, perché sono sempre gli austriaci, non ci stanno particolarmente simpatici. Diciamo che l'esercito austriaco non era ben visto già all'epoca, e come abbiamo detto Vittorio Emanuele I e i liberali su questo convergevano. Cosa succede in questo periodo? C'è un importante scambio di volantini e di propaganda, si aumenta la propaganda liberale, e uno dei più grandi, diciamo, sostenitori è Emanuele dal Pozzo della Cisterna, grande nobile piemontese che da Parigi giosserà prima dell'inizio dei moti questa propaganda. Il 14 febbraio lui però scrisse una cosa, che i moti piemontesi non erano attuabili, poiché bisognava vedere cosa avrebbero fatto i napoletani e come sarebbe andata ai napoletani, e mi sento di dire che sotto sotto non aveva sbagliato. Altra cosa importante che disse Emanuele del Pozzo della Cisterna era: io aspetterei ancora un po', sostanzialmente, perché io di Carlo Alberto non mi fido così tanto. E anche su questo possiamo dire che ci aveva preso abbastanza, soprattutto quando si verifica un grande problema tra Torino, Parigi, comunque quelle zone. Ci sono dei messaggeri che portano queste lettere da una parte all'altra delle Alpi, e i fatti di Susa, diciamo che vengono presi questi messaggi il 4 marzo, quindi magari si voleva tardare un po' l'insurrezione, però c'è un grande problema: si viene a sapere che c'è un tentativo di cambiamento in Piemonte. I Savoia ovviamente non restano lì a guardare, partono degli arresti molto importanti che, per citarne uno, il conte Ettore Perrone. Non sono assolutamente Ettore Perrone di San Martino o il marchese Demetrio Tunnetti di Perrier saranno le maggiori figure arrestate. Quindi si capisce che c'è bisogno di cambiare, e allora c'è un incontro, come vedete da questa immagine che abbiamo anche fatto, che abbiamo messo addirittura forse nell'Accade Oggi del 13 marzo, che è il famoso incontro tra i nobili, quindi ad esempio qui Santa Rosa, ma troviamo anche Roberto d'Azeglio, che ora parleremo di d'Azeglio, e Carlo Alberto. I cospiratori capiscono che c'è bisogno di andare perché si rischia tanto, e oggettivamente era così. Vanno a parlare a Carlo Alberto, e anzi, io qui ho le testuali parole, diciamo che si spiegò ad uno al principe i modi di comportarsi. Appena iniziata la rivoluzione, al fine di assicurare il risultato per la libertà interna e per l'indipendenza della patria, nulla gli fu nascosto, possiamo dire. Addirittura qui vediamo probabilmente il soggetto che stringe la mano è il conte di Pomerolo Santorre di Santa Rosa, che ora andremo ad analizzare un attimino, però prima parlerei di d'Azeglio. Qui Carlo Alberto ovviamente all'inizio dà il proprio assenso. La famiglia Tapparelli d'Azeglio, anch'essa nobiltà cunese, in questo caso, che però aveva anche radici solide a Torino, che si divide perché il più famoso è sicuramente Massimo d'Azeglio, grande esponente della politica piemontese del Risorgimento. Troviamo però
anche il padre, Cesare d'Azeglio, o il fratello, Roberto d'Azeglio. La famiglia è divisa. Cesare, da una parte, difende il re ad ogni costo, difende il re con tutto quello che ha, anzi, quando magari ci saranno dei tentativi di insurrezione sarà il primo a prendere la sciabola e quando il re è in pericolo a sguainarla e difenderlo, perché lui era veramente un uomo che per i Savoia aveva dato tutto e doveva tanto i Savoia. Troviamo poi il fratello di Massimo. Massimo vedrà quindi più o meno da spettatore questi moti, non sarà mai direttamente coinvolto. Roberto d'Azeglio invece è di più, è uno che i cospiratori li sostiene, non dal punto di vista, come vedremo, militare, ma sicuramente dal punto di vista politico ed ideologico, tant'è che sarà uno di quelli per l'appunto parlare in questo incontro. Sì, beh sì. Ti interrompo solo per una domanda, visto Sì. che così non la lasciamo scorrere troppo nella chat. Davide Pascariello chiede, gira voce, che Sì. Carlo Alberto voleva deporre Carlo Felice e proclamarsi re prima del tempo. È vero? Punto di domanda. Ray Charles risponde che non è vero, secondo lui è una diceria diffusa dalla propaganda santarosiana. Te dai ragione alle No, affermazioni di Davide Pascariello? onestamente Davide no, non ti do ragione perché prima cosa Carlo Alberto era osservato speciale quando Carlo Felice salì al trono, tant'è che fu mandato addirittura per farsi perdonare in Spagna a combattere nella guerra carlista. Vedrei molto improbabile, anzi Carlo Alberto sarà in un periodo lungo a Firenze in esilio per farsi perdonare, per ritornare ai buoni occhi dello zio, che tuttavia il letto di morte gli dirà in francese che era contento del nipote. Quindi solo in punto di morte gli dirà veramente che era stato perdonato e gli darà il, diciamo, consenso legittimo alla corona di Sardegna. Davide Pascariello chiede ancora, grazie intanto per la risposta Vox, curiosità, sarà coinvolto in questi moti Giuseppe Maria di Savoia-Villafranca, il conte di Villafranca, sì o No, no? non è Ok. coinvolto il conte, perché Villafranca, storicamente, anche come sai Davide, perché ne parliamo spesso, non sono un ramo che si è mai interessato tantissimo alle vicende politiche, o meglio, nel tardo risorgimento sì, adesso ancora no. Sicuramente Eugenio di Villafranca, che sarà il conte dopo, addirittura 2 conti dopo, e è più coinvolto di Giuseppe Maria di Villafranca, anche se amo il personaggio io. Ok, grazie, top. Allora riprendiamo i nostri personaggi che stanno cercando di convincere Carlo Alberto, di cambiare Carlo Alberto, e eravamo appunto ad Azeglio. Sì, d'Azeglio che come abbiamo detto la famiglia è spaccata, ma adesso c'è un personaggio che è il capo, quello che stringe la mano, che è Santoro di Santa Rosa, che è il mio concittadino, 10ª volta che lo ripeto oggi, e quindi andiamo a capire chi è questo Santoro di Santa Rosa. Allora, innanzitutto è un figlio dell'età napoleonica, perché è uno che ha visto Napoleone combattere nelle campagne del 1796-97, è uno che si è visto il padre morire a Marengo, addirittura. Quindi diciamo che è uno che è profondamente colpito da Napoleone. E in breve, sotto Napoleone, però, riuscirà anche a farsi dare o comunque ad avere importanti cariche, ad esempio quella nel 1810 di sindaco di Savigliano. Famoso è un aneddoto, leggenda della mia città, dove si narra che sia arrivato un battaglione, un reggimento di francesi che chiedeva cibo e ovviamente eravamo in periodo di carestia perché i soldati avevano già preso tutto e si rischiava che prendessero ancora di più, che il popolo morisse. Si narra che Santa Rosa, accogliendo questi francesi, abbia detto: guardi, io quando suono le campane era tutto buio nella piazza Santa Rosa, odierna piazza Santa Rosa, e si narra che il popolo sia uscito con le fiaccole, con tutti i bastoni pronti a picchiare i francesi, e questi francesi se ne sono andati. Seppur non ho avuto tempo purtroppo di controllare questa diceria, fa capire quanto Santa Rosa sia rimasto negli ideali
non solo della mia città, ma anche piemontesi, come una sorta di eroe, una sorta di piccolo Garibaldi, volendo, perché comunque non aveva ovviamente le idee del buon Giuseppe Garibaldi, però aveva delle idee estremamente riformiste. Lui che dopo il dominio napoleonico, dove sarà addirittura prima sindaco di Savigliano e poi andrà a far parte dell'amministrazione nella zona della Spezia, intraprenderà una piccola carriera da capitano, mi sembra, di granatieri nella campagna di Lione del 1815. Anzi, sarà uno di quelli che combatterà sotto le mura di Grenoble, quindi diciamo per riprendersi i territori sabaudi, in pratica, no? Lui poi farà parte dell'amministrazione sabauda una volta restaurato e entrò ovviamente nella carboneria, quindi in questi, come abbiamo detto, società segrete che chiedono una costituzione, chiedono un cambiamento. È importante sottolineare che però soprattutto i carbonari piemontesi, da non confondere con quelli lombardi, non vogliono una destituzione completa di Savoia, anzi, come abbiamo detto, i Savoia comunque sono ben visti, seppur con tutte le deroghe. Il conte di Pomerolo e signore di Santa Rosa comunque aveva un'idea molto liberale, tant'è che fu il primo a sostenere questi moti, fu il primo a pensare come farli questi moti, perché bello, ma c'è bisogno anche di passare all'azione, e visto che iniziamo a parlare di azione, andiamo a finire la slide dell'incontro del dubbio, perché se abbiamo detto che il 6 marzo Carlo Alberto è contento di questi moti, si arriva al giorno dopo, dove il principe ci ripensa e avverte il ministro della guerra, il ministro Saluzzo, e quindi diciamo che si viene a sapere, si inizia a sapere che iniziano a girare voci di una possibile ribellione. È anche vero che anche sull'incontro del 6 le voci sono discordanti. Da una parte Carlo Alberto dirà di non avere mai accettato questi moti, dall'altra Santa Rosa dirà che ha accettato. Ciò ci porta a pensare che Carlo Alberto possa aver accettato anche se non volesse completamente, semplicemente per garantirsi un futuro, sostanzialmente. E anche adesso però dobbiamo parlare del piano originale. Perché c'è stato questo incontro del 6 marzo e del 7 marzo dove Napoleone, dove Carlo Alberto inizia a ripensarci? Prima il piano era diverso, era semplicemente quello di insorgere, di circondare il castello di Moncaglieri, castello sulle colline di Torino dove Vittorio Emanuele alloggiava, e proclamare la Costituzione sostanzialmente. Però, come abbiamo detto prima, i fatti di Susa hanno aggravato tutto e si è dovuto pensare a un nuovo moto. Infatti c'è un altro grande problema l'8 marzo, c'è un altro incontro, si fissa l'inizio dei moti per il sostanzialmente 10 marzo e vedremo che funziona questa cosa, anche se come vediamo Carlo Alberto inizia a essere dubbioso, si è iniziato a ricordare che ha dei doveri, che non è un nobiletto, è un Savoia Carignano, tuttavia. E quindi deve pensare anche al parente. Che fine farà Vittorio Emanuele I, sostanzialmente, perché si inizia a pensare anche alla sicurezza al re. Infatti, sì. Vuoi parlare? No, c'è un'altra domanda perché stavi dicendo che fine farà appunto Vittorio Emanuele. Adesso leggo la domanda, c'è una domanda di Ludovico Uselli che chiede invece che fine fa la carboneria, visto che l'abbiamo citata prima, e la carboneria... Sì, lo vedremo Vai. alla fine, soprattutto, perché non spoilerò nulla, vedremo che però la carboneria non se la passerà tanto bene. Molto bene. Proseguiamo, quindi dicevamo che fine farà
Vittorio Emanuele. Esatto. E beh, arriviamo a una data cruciale, forse addirittura più cruciale del 6 marzo, che è il 9 marzo, in cui Carlo Alberto ci ripensa completamente, annuncia di avere preso misure di sicurezza per il re, perché ovviamente abbiamo detto che si ricorda di essere un Savoia, e anzi, dopo un pronunciamento che vedremo, di cui non spoilerò ancora nulla, passa in rassegna alle truppe e ribadisce di essere fedele al proprio re, cosa che in quel momento non era scontatissima. Santa Rosa vorrebbe sospendere i moti, come anche i rivoluzionari, però sostanzialmente si teme una cosa. Uno, che Carlo Alberto in primis, che comunque Santa Rosa inizia a non fidarsi di Carlo Alberto, possa farli arrestare tutti. Mi verrebbe da dire ipotesi neanche troppo sbagliata, perché poteva, secondo me, realmente accadere. E altro problema sarebbe stato che se non fosse arrivato Carlo Alberto, sarebbe arrivato in qualche modo Carlo Felice o direttamente l'Austria a reprimere questi moti. Quindi sì, Santa Rosa vorrebbe sospendere, ma è impossibile ormai. Sono giorni di ordini di procedere e di non procedere. Però c'è un problema. Ovviamente non è come oggi che c'è WhatsApp e quindi gli ordini ci mettono un po' di giorni ad arrivare da una parte all'altra del Piemonte. E andiamo a vedere perché ho detto questa cosa. Ok, il via alle danze. Cosa vuol dire? Il 9 marzo, quindi quella sera, la Brigata Genova, che era stanziata insieme ai Dragoni e ai Federati Armati, cattura la cittadella di Alessandria al comando dell'Ansaldi e di Isidoro Palma. È un fatto che scaturisce l'inizio di questi moti, perché sostanzialmente si dice di essere vicini a Carlo Alberto, quindi al principe di Carignano, e viene issato il tricolore addirittura sulla cittadella di Alessandria e si dice sostanzialmente si riconosce, ed è il primo pronunciamento di questa giornata, che di riconoscimento della Costituzione, anche se i Savoia non l'avevano ancora data. Si sente? Sì, stavamo leggendo nella chat che stanno facendo un discorso sulla carboneria molto interessante. Sì. Sì, io nel frattempo sto anche rispondendo nella chat, Sì. però faccio prima a dirlo in questo momento. Prendendo anche la domanda, mettendola in sovraimpressione, direi Charles. E da dove viene la forza degli eserciti? Dalla propaganda, dalla propaganda. Non si svegliano un giorno e dal nulla decidono di insorgere. E la prima propaganda patriottica viene dalla carboneria, ma in realtà no, perché la carboneria è segreta, i carbonari non si conoscono, perché proprio per evitare che se uno viene catturato, anche se viene torturato, se non sa chi ha sopra e sotto di lui, meglio, soprattutto sopra di lui, non può dirlo. E quindi la carboneria, i moti carbonari falliscono proprio perché sono estremamente settari. Non c'è un contatto con la popolazione e quindi tutti i moti del 20-21 falliscono. Negli anni 30 è un misto tra carbonari e popolazione e comunque falliscono. Quelli che vanno meglio sono quelli del 48 che all'inizio hanno successo. Poi quelli migliori non sono i moti, ma sono le guerre regie del 59 che hanno successo. Chiusa parentesi sui carbonari. Mike 90 dice, cita le famose 3S, solferino, sadova e sedano, proprio il Sono anche simbolo. io in chat e non posso essere più d'accordo. Ecco. E invece, tornando al tricolore issato su Alessandria, anche lì comunque si parla di eserciti e di battaglie. Sì, perché comunque ricordiamo che magari questi, come mi aggancio a quello che ha detto Leonardo, questi carbonari non sanno di essere carbonari tra loro, però magari ci sono degli ufficiali nella carboneria negli stessi riparti. Ciò può invogliare gli uomini a seguire il proprio ufficiale in questa rivolta, ed è quello che sostanzialmente succederà in molti casi nell'ambito
delle rivolte da parte delle guarnigioni, che ora vedremo, e da questo fatto mi aggancio nuovamente ai fatti di Fossano, che fanno molto ridere in questo caso, e vi racconto semplicemente perché. Fossano aveva una guarnigione soprattutto di lancieri, di cavalleria, è una città vicino a me anche questa. Diciamo che però c'è un famoso conte, un parente che sicuramente voi conoscete dal 59, il conte Morozzo della Rocca, quello prima, che e sostanzialmente lui aderisce ai Carbonaro, e di questi 7, e dice al suo colonnello superiore: devo andare a Torino con i miei uomini perché il re è in pericolo. C'è un problema, il colonnello chiede a Torino, viene detto risponde guardi che a Torino è tutto a posto, però succede una cosa divertente. A Torino sembra che questi fatti siano successi veramente, tant'è che Carlo Alberto passa in rassegna alle truppe perché si viene a sapere del pronunciamento falso di Fossano. È una fake news incredibile che porterà molti moti, anzi si pensa di questi cavalleggeri sostanzialmente che andranno ad Alessandria, cosa che mi sembra poi successe veramente, però si disse vanno su Torino, vanno su Asti, cosa assolutamente non vera, e questo fa capire come anche un semplice fatto, ma non voluto neanche sostanzialmente dal conte Morozzo della Rocca, si sia rivelato anche in maniera tattica militare importante, perché ha destabilizzato il governo, anche volendo o non volendo. E allora cosa succede? Santa Rosa capisce che è troppo tardi per fermare i moti ormai, la bolla è scoppiata e quindi fa quello che può. Lui, che sostanzialmente si trovava tra il Cunese e il Torinese, va a Pinerolo, seguito anche da altri suoi seguaci, e recluta un centinaio di cavalieri, nulla per l'epoca, per le scuole di Pinerolo, perché le scuole di Pinerolo sono famosissime in Piemonte nell'Ottocento per la cavalleria, quindi soprattutto i lancieri e i cavalleggeri Pinerolo. Interrompo, la scuola di Pinerolo è la scuola, sì, è la scuola, cavalleria, vero, non solo del Piemonte prima e dell'Italia dopo, e sì. anche la sparo grossa dell'Europa. Addirittura. Venivano da tutta Europa a inizio Novecento Sì, è a vero. studiare alla scuola di Pinerolo. Sì, era una scuola molto prestigiosa, e quindi avere comunque dei cavalieri di Pinerolo per Santa Rosa non sembrava male. C'è un'altra persona che è il San Marzano, possiamo dire, un altro personaggio vicino al governo che si schiera con questi liberali rivoltosi, che va sostanzialmente a Vercelli, dove per ora non si riesce però a far insorgere la città. I dragoni della regina vengono tenuti, mi sembra, da l'ufficiale che è della famiglia Sambui, quindi un'altra grande nobiltà piemontese. Riesce per ora a calmare le acque, dice non dovete andare, noi dobbiamo restare fedeli al re, ed è quello che ovviamente Carlo Alberto aveva almeno Torino prescritto. Però vediamo che la situazione inizia a aggravarsi, perché l'11 e 12 marzo, quindi in quei giorni, presumibilmente il 12 marzo, Santa Rosa entra a Alessandria con i congiurati e si dispongono le difese. Comunque, diciamo, c'è ancora un rispetto di guerra qua, perché erano ancora presenti ad Alessandria delle truppe lealiste che vengono cacciate col governatore senza toccargli un capello. Quindi sostanzialmente è comunque un modo che cerca di risparmiare il sangue per quanto possibile. Però in questo momento infatti non abbiamo ancora parlato di veri scontri. L'11 marzo a Torino succede una cosa. Il capitano Vittorio Ferrero, un capitano dell'esercito, anch'esso amico del principe di Carignano, vicino a quegli ambienti del Santa Rosa, dei d'Azeglio,
che prova a fare insorgere insieme a un centinaio di uomini il Torino, che però quel giorno non è ancora pronta, verrà sostanzialmente tenuto dalle truppe regie, e lui prenderà sostanzialmente il Po dopo qualche scontrino nella zona dell'attuale San Salvario, attuale Porta Nuova Torino. Non riuscirà a fare, diciamo, a innalzare la città, e quindi lui andrà acclamato dal popolo. Il popolo, insieme a quei poco centinaio di uomini, quei pochi popolani di Torino che si sono uniti, vanno verso Alessandria tramite Chieri e Asti, cosa che per l'epoca era gloriosa, venivano veramente acclamati, un po' come il Santa Rosa quando passò ad Asti, passò davanti alla casa di Vittorio Alfieri, e lì fu un tripudio, perché il Santa Rosa fu associato un po' a un grande eroe, un po' come Vittorio Alfieri lo era per la città di Asti all'epoca. In questi giorni c'è però ovviamente ancora un re, c'è Vittorio Emanuele I, che emana dei proclami. Il primo è sostanzialmente per far capire la sua posizione riguardo questi moti. Annuncia di volere, diciamo, sopprimerli, perché non sono sani per il paese, sono pericolosi per l'assolutismo, sono pericolosi per il Piemonte. Ma quello mai pubblicato dell'11-12 marzo è ancora più preoccupante, perché richiama all'ordine la nazione nuovamente, ribadendo i suoi principi, ma anche il problema che se il regno non si fosse calmato, gli austriaci sarebbero intervenuti. E questo il re purtroppo non riesce a farlo capire direttamente ai rivoltosi, che come vedremo subiranno una grandissima batosta. Qui troviamo un ritratto per l'appunto di Vittorio Emanuele I, e questa slide l'ho chiamata Ballata dei rivoltosi, perché sostanzialmente i rivoltosi, se ci fermassimo sostanzialmente a questa slide, si potrebbe dire che si arriva a una, cioè se non si conoscesse, se arrivasse questa slide, si penserebbe, i rivoltosi hanno vinto. Perché cosa succede? Se abbiamo detto che Vittorio Ferrero prova a far insorgere i torinesi l'11 marzo, il 12 arrivano nel pomeriggio 3 cannonate dalla cittadella di Torino. Ciò significa solo una cosa, che la città si è schierata insieme ai rivoltosi, e ciò lo dobbiamo al reggimento Aosta comandato dal Gambini, che addirittura qui è la prima goccia di sangue, perché gli ufficiali, che lì ad esempio il Degenet, che provò a calmare, fu accolto da una bellissima sciabolata da parte di un capitano, comunque colonnello, il colonnello Ritatore, comunque uno di quegli uomini, che lo accolse con una bella sciabolata. Ciò sancì perciò l'inizio degli spargimenti di sangue a Torino, che paradossalmente si pensa che magari Torino rispetto alle zone provinciali potesse essere una rivolta più pacifica, anzi no, sarà quella sostanzialmente più sanguinosa, perché il popolo è per tutta Torino, grida morte all'Austria, vogliamo la Costituzione. Il popolo è davanti all'attuale Palazzo Reale, Palazzo Madama, che urla contro le sbraita, vogliamo la Costituzione, e quindi questa cosa però non solo a Torino succede nelle grandi città piemontesi, Ivrea, Vercelli, che non si era prima esposta, altre città grandi, Casale Monferrato, tutte queste zone che prima si consideravano realiste, ci si accorge che però purtroppo non lo sono. Il popolo di Torino e Carlo Alberto in questo momento è veramente scosso, anzi c'è qualcuno che addirittura lo prende mentre è a cavallo. Questo conte ci racconta lo prenda il Carlo Alberto che nella sua carrozza viene fermato e gli dice una frase di questo genere: ci dia la Costituzione e noi saremo il popolo più felice d'Italia.
Quindi questo è il clima. Però, diciamo, seppur con qualche agitazione, il clima fino a quel momento, a parte il pronunciamento della cittadella, non è teso. È teso, inizia a essere teso quando si capisce che il popolo sta iniziando a essere un po' troppo vicino a Palazzo Reale, non si limita più solo alle vie di Torino, e venne ordinato di caricare la baionetta al popolo. Una cosa che i Savoia non fecero praticamente mai, una cosa che fu molto rara e non fu ben vista. Anzi, possiamo dire che a Vittorio Emanuele spiacque questa cosa, non piacque per niente, perché il popolo torinese è sempre stato affezionato alla dinastia, e vedere un popolo così che da un giorno all'altro, per una rivolta, passatemi il termine, come avrebbe detto probabilmente lui, di 4 nobiletti che provano a fare una rivoluzione così, però il re in quel momento ha dei grandi problemi. Lui la Costituzione non la vuole di certo cedere, è un figlio dell'assolutismo, lui è uno degli ultimi che discende da Vittorio Medio III, e quindi non è intenzionato. Il re quindi prende una decisione dolorosa per lui e abdica tra la notte del 12 e 13 marzo con un grande proclama che sostanzialmente nomina il principe di Carignano reggente. Perché il principe di Carignano è reggente sostanzialmente? E sostanzialmente reggente perché Carlo Felice, che era il fratello di Vittorio Emanuele I, non si aspettava di diventare re. Era in giro per l'Italia, in quel momento era a Modena, e quindi non pensava sostanzialmente di avere compiti. Carlo Alberto invece è l'unico E in Savoia realtà presente. viene proprio nominato lui, Carlo Felice, come successore, Sì, 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 sì. però Viene appunto nominato essendo a Carlo Modena non è appunto sul territorio, quindi per il momento viene nominato reggente il principe di Carignano. Principe di Carignano che lui, neanche lui onestamente la vorrebbe dare una Costituzione. Lui invita anzi alla calma completa durante questi giorni, soprattutto nella data che ho scelto, il 13 marzo, però capisce che forse ha dato un po' troppo corda a questi rivoltosi e non è più possibile tornare indietro. Quindi sa e comprende benissimo che il popolo in quel momento è in fermento e non si fermerà finché non avrà una concessione, un pezzettino di pane per accontentare la plebe. E allora, quella sera del 13 marzo, affacciandosi da Palazzo Reale, annunciò una Costituzione sul modello spagnolo, non identica a quella di Cadice, perché c'erano sostanzialmente delle prerogative volute dalla consorte di Vittorio Emanuele I, Maria, se non sbaglio, Maria Teresa d'Austria-Est, che saggiamente, oserei dire, aveva comunque dato qualche vantaggio alla dinastia su questa Costituzione. Quindi Carlo Alberto è assai preoccupato, non solo per il popolo, per l'ammutinamento. Il Piemonte in questo momento, il fenomeno dell'ammutinamento nell'esercito è all'ordine del giorno, molti iniziano a schierarsi, troppi iniziano a schierarsi con la rivolta, sostanzialmente. Un altro punto caldo sono gli austriaci, come abbiamo detto prima, in quel periodo c'era il cosiddetto congresso di Lubiana, dove venne sancito di intervenire radicalmente su tutte le forme liberali nascenti nella penisola. E qui nasce anche un altro problema, che sono le giunte provvisorie di governo, una ad Alessandria e una a Torino. Quella a Torino su nomina di Carlo Alberto, dopo che ovviamente i ministeriali se ne andarono, Carlo Alberto con calma nomina questa giunta. La giunta di Torino, per farla breve, è sostanzialmente più moderata e liberale, quello che probabilmente ci vorrebbe. Quella di Alessandria è quella che, diciamo, non molla l'osso, è quella più radicale dal punto di vista dei moti. E poi c'è un'altra grande preoccupazione, che è lo zio, per l'appunto lo zio che è stato nominato re, ma che non è lì, ma che vedremo a breve si farà sentire, e non poco, contro il nipote. Perché ovviamente il nipote non fa quello che dovrebbe fare, dovrebbe magari nella sua visione
cercare di placare i moti, aspettare il suo aiuto, cosa che il nipote all'inizio non è proprio convintissimo a fare. In questo periodo c'è un grande autore che fa anche un'ode, che non verrà poi mai pubblicata, mi sembra, che è marzo 1821, che è l'Ode di Manzoni, che si immagina questo esercito piemontese che varca il Ticino e va a liberare sostanzialmente la Lombardia e riesce in qualche modo a sconfiggere gli austriaci. Quindi siamo arrivati a questo punto dove sembra che i rivoltosi abbiano quasi vinto, però c'è un però. C'è l'inizio della fine, perché c'è l'ordine dopo un po', in questi giorni, di Carlo Felice, che Carlo Alberto sostanzialmente deve mandare Manzoni spoilerone, ho letto in chat. Esatto. E invece Alessandro Casarini dice che Carlo Felice è dal duca di Modena, possiamo immaginare la scena, tipo lì tutto in ira perché c'era il nipote Sì, rivoluzionario che esatto, stava facendo infatti macello. se guardate la prima frase che ho messo, perché ebbene dite al principe che se gli resta ancora nelle vene una goccia del nostro sangue reale parta per Novara e li stia in attesa dei miei ordini. Questo era per fare capire quanto fossero in buoni rapporti in quel momento lo zio e Carlo Alberto. Perché sostanzialmente Carlo Alberto in quei giorni deve inviare un rapporto dello stato del regno e questo rapporto arriva e Carlo Felice più o meno sa quello che sta succedendo, ma non è al corrente di tuttissimo. Quando è al corrente di tutto, la prima cosa che dirà al nipote è: non chiamatemi Sua Maestà, perché era talmente arrabbiato in quel momento che non ci vedeva più della rabbia contro il nipote, veramente, era adirato. E Carlo Felice la prima cosa che dice, e abbiamo parlato prima dei della Tour, famiglia fedelissima ai Savoia, è di creare un esercito, praticamente diventare luogotenente del regno a Novara, creare un esercito realista in attesa degli austriaci, dell'aiuto della Santa Alleanza che vedremo, come ho messo nella slide, che arriva. C'è un pezzo del regno che però non è mai stato nominato perché assumerà un ruolo secondario, che è quello dei tumulti di Genova. Genova in questo momento c'è ancora anche qua magari qualcuno che anche le famiglie nobili genovesi, diciamo che la Repubblica non è poi un'idea così male in questo periodo. E quindi Genova si solleva per un po', non sarà una sollevazione grande, anzi in poco tempo però si ristabilà l'ordine. Fatto sta che anche Genova nei moti del 21 ha una piccola parentesi di rivolta che però sarà subito, come ho detto, riportata all'ordine praticamente. L'unico ruolo di Genova importante lo vedremo alla fine, sostanzialmente. Arriviamo al 22 marzo, che è la data importante, ovvero dopo tante riflessioni Carlo Alberto, scortato per l'appunto da un certo de Sonnaz, quindi proprio mi sembra anche il generale direttamente colui che fu nel 48 generale, scappa segretamente da Torino a Novara insieme a della cavalleria, scortato, e dopo i proclami non incoraggianti di Carlo Felice riguardo le riforme fatte, nega tutto il fatto, tutti i progressi. Ed è qua che nasce sostanzialmente il soprannome Re Tentenna, perché gli viene attribuito il difetto di rinnegare, di non sapere quello che fa, di avere troppa paura, di tentennare su ogni sua azione fatta, e all'effettivo è proprio quello che fa durante i moti del 21. Ogni azione che fa, tra parentesi, poi se la rimangia. Quindi questa fuga portò sostanzialmente i ribelli a vacillare nel morale. Molti furono gli ammutinamenti non più dall'esercito realista ma dalla parte ribelle. Quindi se già c'erano pochi uomini per l'esercito dei ribelli, ora ce ne sono di meno, perché ovviamente se ne va il principe non abbiamo più un sostegno diretto. E chi è che ci aiuta adesso? E questa è la vera domanda. E quindi inizia per l'appunto anche a esserci una guerra tra i ranghi militari.
Lì ho messo anche la guerra dei manifesti, cioè chi avrà più soldati, e diciamo l'ho chiamata così perché c'è un periodo, soprattutto all'inizio di aprile, dove il re Vittorio Salieri della Tour e dall'altra parte il Santa Rosa, Ferrero, Ansaldi fanno dei proclami per attirare più soldati possibili nei loro ranghi, ed effettivamente vedremo che sarà importante questa cosa soprattutto per i lealisti. Vediamo anche lì in questo periodo che la Santa Alleanza arriva, ho messo, con una frase, un pezzo di un proclama. 15.000 austriaci, che diciamo che da solo quelli sarebbero bastati per placare i moti, ma si aggiunsero anche i piemontesi. Cosa succede? La Santa Alleanza, Carlo Felice si adegua al fatto che serve un aiuto, Carlo Felice li prega molto e alla fine, dopo un po' di corteggiamento, gli austriaci dicono ma ci conviene andare, dopo ovviamente il congresso di Lubiana citato, vanno ad aiutare, iniziano, o meglio, portano un contingente prima sul Ticino, dove tra parentesi Carlo Alberto andrà prima a Milano, poi Modena, poi infine in Toscana, e comunque gli austriaci iniziano a prepararsi. E poi c'è un altro punto che è messo qua, ovvero delle trattative segrete con la Francia, che non molti sanno. Sono trattative che, come abbiamo visto, come ho scritto anche lì, Santa Rosa è la giunta di Alessandria, quindi quella più radicale, modera, rifiuta solennemente, però c'è da dire che erano effettivamente condizioni vantaggiosissime per i moti, perché un intervento francese garantiva, per esempio, una Costituzione seppur limitata, ma una Costituzione, quello che non c'era, quindi garantiva una protezione dagli austriaci. E perché la domanda è naturale, perché i francesi lo fanno? Sostanzialmente perché avevano paura di troppa influenza austriaca sulla penisola, che effettivamente già c'era nel 21, e avere comunque uno stato, un protettorato o comunque uno stato satellite in Italia ai francesi già nel 21 non faceva così schifo, diciamo. E quindi c'era questa idea che però Santa Rosa manderà via, perché dirà che non è proprio conveniente, è meglio morire per lui probabilmente che essere assoggettati a un'altra potenza europea. E ora abbiamo parlato dell'inizio e della fine e vediamo la fine. La fine direttamente. I francesi volevano sostanzialmente, dimmi se sbaglio, creare uno stato cuscinetto, in poche Sì, parole. sostanzialmente sì, perché seppur con tutte le dovute accortezze, magari non l'hanno detto veramente, ma probabilmente quello era sicuramente l'intento di dare quel pezzettino di pane al popolo ai rivoltosi, per poi magari in pochi anni o comunque poco tempo riuscire ad assoggettare il Piemonte. E in un certo senso Santa Rosa su quello ci ha visto anche abbastanza lungo, mi viene da dire. Allora, posso andare avanti? Sì. Assolutamente sì, siamo Vi in... vedo un po' scattanti, però forse è colpa della mia Sì, connessione. no, adesso stiamo tenendo d'occhio la cosa. Comunque siamo tutti incantati. Sì, sì, sì. Intanto Marco Pettenati, riguardo a questa cosa dello stato cuscinetto di Sì. cui abbiamo parlato, dice non so perché, ma mi ricorda Sì, qualcosa. non è una cosa nuova, non è una cosa nuova. Sì, Non è o una con cosa... l'Austria. Sì, c'è Napo che era già nato, però diciamo che questa idea magari ne prenderà anche spunto probabilmente. Sì, esatto. E poi questa cosa degli stati cuscinetto, della Francia, o la Francia con Sì, l'Austria, come in questo caso, o la Francia con la Germania, sì. poco più avanti, insomma, era Esatto. una politica costante. Ok. Sì. Quel Nizza e Savoia, esatto, dice Quelli di Mike Savoia 90. all'epoca non erano ancora un così tanto problema, anzi, racconto un piccolo aneddoto, nel 48 il Principato di Monaco era più grande, tant'è che era praticamente un protettorato piemontese nel 48 il Principato di Monaco. C'era già il Comunque, casino. sì, sì, sì.
Ah sì? C'era già il casino? No, non credo proprio, però vabbè. Diciamo, questa qui l'ho intitolata La fine del miglior dei valzer, perché sostanzialmente arrivano gli austriaci. E cosa succede? Ci sono più o meno 4.500 rivoltosi, 7.000 lealisti piemontesi e 15.000 austriaci, quindi le parti hanno dei grossi problemi. Tra parentesi, 4.500 rivoltosi tutti insieme potevano fare qualcosa, ma in quel momento divisi in due corpi non c'è tanto da fare. Analizzando proprio dal punto di vista numerico, non avrebbero potuto vincere, neanche, magari se avessero tentato una mossa azzardatissima, sì, magari però solo comunque a far ritirare gli austriaci, neanche a farli arrendere. Cosa succede? Arriva il fatto che l'esercito Novara è pronto, quindi il 4 aprile della Tour, Vittorio Amedeo inizia a marciare su Vercelli. C'è un generale o comunque un ufficiale che è Michele Regis che va incontro a questo al della Tour e mi viene da dire non è neanche una manovra militarmente così sbagliata, perché è inutile arretrare, tanto comunque prima o poi lo scontro ci deve arrivare. Un'altra zona possibile erano i colli di Torino, però comunque non sarebbe stato conveniente combattere in quelle zone. Cosa succede? L'8 aprile c'è lo scontro importante, la battaglia di Novara. La battaglia di Novara, o meglio, la battaglia che va da Borgo Vercelli a Novara, perché è una battaglia che è un percorso, nel senso che i rivoltosi attaccano, quei moschietto lì vengono sorpresi, c'è scritto nelle mie fonti, dai cacciatori tirolesi, quindi da Jäger e Kaiserjäger, che rievoco. Quarto battaglione Kaiserjäger, il nostro Riccardo è il trombettiere, quindi Sì. anche un ruolo fondamentale, colui che dava i segnali a distanza per far avanzare e arretrare le truppe. Ok, Esatto. colpa mia, gli ho detto io di dire che è Kaiserjäger. No, vabbè, era giusto anche dirlo, dai, pubblicità. Orgoglio Jäger, Esatto, orgoglio orgoglio Jäger. Jäger. Allora, sostanzialmente sono costretti ad arretrare i rivoltosi e si resiste un torrentino lì vicino che è la Gogna. Però c'è un grande problema, come abbiamo detto, non c'è così tanta cavalleria nello schieramento. E il generale von Bubna, che è il generale austriaco mandato, ne ha tanta. E capiamo che la cavalleria è fondamentale in battaglia per essere più veloci rispetto alla fanteria. Ciò coglie i rivoltosi che, seppur con tanto valore, subiscono un'enorme sconfitta, ma proprio pesante, direi. Ci sono pochi che sopravvivono, tra questi c'è Santa Rosa, ovviamente. Santa Rosa che fugge a Torino dopo aver escluso di resistere ad Alessandria, perché oggi ti ho detto che era uno di quelli che non voleva, ma lui era uno di quelli che voleva resistere invece ad Alessandria con i pochi uomini rimasti. Però escludono, la giunta d'Alessandria dice no, noi non facciamo un altro bagno di sangue. Allora cosa succede? Genova acquista importanza in questa fase, nell'ultima fase sostanzialmente, perché tutti i patrioti vengono imbarcati a Genova sostanzialmente, quindi Genova non è più comunque in rivolta, ma simpatizza ancora e quindi vengono aiutati. E lì c'è un giovane che li guarda, che è Giuseppe Mazzini, che li guarda con ammirazione, questi Eccolo qua che arriva. dappertutto. E il cerchio quasi si chiude, visto che prima si è parlato tanto della carboneria, ecco Sì, che ritorna. esatto, come era possibile non nominarlo, soprattutto se si parla di Genova. E beh, Santa Rosa ad esempio morirà in Grecia, ma altri andranno in giro per l'Italia. Cosa succede? L'esercito piemontese e austriaco marciano, il 10 aprile della Tour arriva a Torino, quindi è sostanzialmente la fine del moto. E fa sorridere il fatto che venga detto che gli austriaci sono stati fin troppo clementi con i piemontesi in quanto non hanno saccheggiato nessuna città.
cosa che mi sembrerebbe abbastanza ovvia, visto che erano alleati dei lealisti, ma a quanto pare per i piemontesi non lo era assolutamente. Magari ricordo delle battaglie di Marengo o di quelle zone, che comunque Alessandria è sempre stata importante, tant'è che alla fine di questi moti vengono creati dei presidi voluti da soprattutto Metternich in Lombardia e nella zona di Alessandria, per garantire una stabilità e un buon rientro al re Carlo Felice. E andiamo a vedere... Ah no, vai, parla pure. Dico Carlo Felice, quindi nel suo regno è tornata la pace, i rivoltosi Sì. sono andati via, i piemontesi addirittura dicono che i loro, alla fine, o meglio, loro che hanno liberato il Piemonte sono stati anche bravissimi, sono stati Sì. anche troppo clementi, come dicevi, Sì. e poi con calma, ecco che ritorna la carrozza del re. Cosa succede però? È possiamo dire, un post-congresso di Vienna 2.0, cioè Sì. è un piccolo ritorno alla situazione di prima. Esatto. E il popolo non si lamenta neanche tanto, come abbiamo visto, il popolo sì, segue Carlo Alberto nella fase iniziale, però comunque il popolo è attaccato in Savoia, a tutti Savoia, quindi diciamo Savoia che c'è, Savoia che segui, mi viene da dire in Piemonte, perché in molti casi è stato così. Quindi il 25 aprile Carlo Felice viene nominato definitivamente re, il 26 iniziano i processi. Vittorio Amedeo Salieri della Tour fa diventare Taon di Revel, che sarà parente poi del Taon di Revel ammiraglio, di tutti i Taon di Revel famosi, già che era già governatore, diciamo che dichiarerà una giunta per condannare molti rivoltosi e ribelli e fucilarli. Molti saranno presi, qualcuno no, anzi qualcuno andrà in Spagna. È il caso del conte di San Giorioz, mi sembra, che riuscì a scappare in Spagna per l'appunto, e da lì ottenne il suo nome. Giorioz non è pienamente una contea piemontese dal nome, o comunque Sabauda, e quindi arriveranno delle cose importanti. Quali sono però le conseguenze dirette nel regno a parte queste? Perché, come hai detto tu, c'è un ritorno al governo reazionario. Carlo Felice, che non ama Torino perché reputa i torinesi un popolo brutto, dei cittadini molto rompi, sostanzialmente. Cioè, mi viene da dire che dopo gli avvenimenti non aveva tutti questi torti. E c'è una ripercussione che però si nota nel 48, la cancellazione di un'intera generazione di ufficiali dell'esercito sabaudo. Purtroppo molti ufficiali, soprattutto nelle brigate di Genova Aosta, c'è una pulizia dei ranghi militari, e molti... Le purghe di Carlo Esatto, Felice. Esatto, molti parlano delle purghe di Stalin e molti invece nominano le purghe di Carlo Felice, e le nomino io, e quindi questa ripercussione è importante. Ma ci sono anche delle ripercussioni positive per l'Italia. C'è una concrezione di una consapevolezza. Si può cambiare qualcosa, si può unire l'Italia addirittura, volendo, con tanti sforzi, ma si inizia a parlare di un'Italia unita dopo questi moti, no? Pensiamo al Gioberti, a tutti questi pensatori piemontesi che iniziano a parlarne. E perciò, indiscutibilmente, nasce il vero sentimento risorgimentale. Qui si inizia, per l'appunto, nei moti del 21 a parlare dei primi patrioti. Dalla fuga si può iniziare a parlare di patrioti che, possiamo dire, importano, esportano le idee di un'Italia unita per l'Europa. Quindi è sostanzialmente la fine del nostro capitolo in positivo tra tutto il male di reazionario che abbiamo visto, sostanzialmente. Molto bene, molto bene. Quindi in tutto il male, comunque, la scintilla della nostra libertà è scattata oppure no? Te cosa dici, Vox? Ti direi assolutamente di sì, perché per l'appunto questi ideali sono trapelati da questi moti,
e diciamo nel 31 si vedranno ancora, nel 48 l'idea originaria magari un po' meno, però se ci sono i moti del 48 è anche per i moti del 21, quindi Certo, e anche sia nei moti del 21 sia nei moti del 48 abbiamo visto anche gli studenti che si sì, sono mossi. All'inizio proprio nei moti del 21 gli studenti hanno detto: "No, non ci stiamo, ci mettiamo in gioco e ci mettiamo anche la nostra sì, esattamente. la nostra vita", e così saranno anche, pensiamo, appunto agli studenti Curtatone e Montanaro del 48. Sì, esatto, È Quindi normale esattamente. che siano gli studenti a fare queste cose, cioè lo vediamo anche nelle società odierna, sono gli studenti che mediamente fanno, pensiamo al 68, l'hanno fatto gli studenti, mica 1968. vabbè, sì, Mh-mh. chiaro. Sì. Sono gli studenti che fanno queste cose, anche le proteste tendenzialmente anche al giorno d'oggi le fanno gli studenti, gli universitari in particolare. E quindi ecco, si crea questa consapevolezza, ci Sì, dicevi Riccardo. sì. L'ho tradotta così, questa cosa che ho notato dopo il 20 che ha portato il 21, l'idea di una consapevolezza non più di regni divisi, ma si inizia a parlare di un'Italia, finalmente. Non è più Murat che dice: "Io diventerò, diciamo re d'Italia", ma francesizzando, ma si parla di, un possibile regno d'Italia retto da italiani. Quindi, questa è Certo, proprio la conclusione. ottimo. Siamo arrivati alla confermami, siamo arrivati alla Sì, sì, conclusione delle sì. slide? Sì, c'è Ottimo. ancora Arriviamo esattamente all'ultimo tradizionale ormai, sì, sì. passaggio delle nostre E live. questa volta mi sono preparato, A te la domanda Leonardo dunque. Beh, non possiamo che non chiudere solo con la domanda del libro, il luogo e il film. Eh, Devo dire che sono parecchio curioso sul film, perché, se sui libri e i luoghi è sempre più facile consigliarne 1 o più anche più, ma, sul film, insomma è complicato. Per cui, consigliaci qualcosa per approfondire e per farci andare a scoprire ancora di più, questo Piemonte del 21. sì, sì, sì. Cerco solo un attimo il titolo del film perché purtroppo mi son dimenticato di segnarmi la trama, però, sostanzialmente parto dal film perché forse è quello più interessante. Ehm, Parla per l'appunto si chiama Il Conte Aquila, è un film vecchissimo, è del 1955 questo film. Quindi, diciamo che non è proprio il primo che ti viene in mente e parla, del conte Confalonieri. Il conte Confalonieri che era il principale, promotore dei moti carbonari del 21 in Lombardia, del fallimento poi dei moti, e parla per l'appunto di questo conte che verrà in una serie di peripezie. Non spoilerò nulla, io consiglio onestamente di darci un'occhiata, magari si trovano anche qualche spezzone su YouTube, non ho controllato onestamente, però è molto interessante come titolo e fa capire l'andamento lombardo. C'è qualcosa su YouTube, basta che si digita il Conte Aquila e qualche spezzoncino esce fuori, sì. Perfetto. Invece allora, il luogo, direi il Piemonte intero, Eh ma sì. una cosa in particolare E poi leggo. io direi in particolare, vabbè, il centro di Torino, perché è pieno di effigi che comunque ricordano, ma anche l'università dove c'è, mi sembra addirittura proprio un'effigie, una scritta che ricorda in particolare questi studenti che si sono sacrificati. Quindi per la libertà, per questi ideali, è molto peculiare, consiglio di andare a trovarlo. Se non si riesce ad andare all'università, è anche molto buono andare al Museo del Risorgimento dove ne parlano in modo approfondito, essendo Torino, quindi è interessante. Prima o poi organizzeremo una gita sociale di Vivere il Risorgimento a Torino e al Museo del Risorgimento di Torino. Anzi, se Faccio, siete interessati, amici della chat, siete tutti invitati. vi faccio Esattamente. da guida, dai.
fantastico. Meraviglioso. E come altro luogo mi viene da suggerire è la cittadella di Alessandria, Sì, che sì, che è è ancora in piedi. cittadella fortificata in piedi, è una sorta di museo, e anche quella, quando faremo il famoso viaggio in Piemonte, faremo tappa anche lì. Veniamo a salutarti direttamente a casa, perché il nostro Addirittura. Vox, oltre a essere un amante del Piemonte, è proprio piemontese della provincia di Cuneo. Passiamo Esatto, invece esatto. all'ultimo tassello Allora, della il nostra libro conclusione. ne ho scelti due perché sono entrambi interessanti. Il primo è accessibile a tutti ed è il della rivoluzione piemontese nel 1821, che è accessibile su Google Books, quindi è un po' pesantino, nel senso è un manoscritto del 1850, insomma, è terza edizione della Francia, però tradotto in italiano, comunque ne parlano ed è molto bello e da lì ho preso molte informazioni. E l'altro sono gli scritti di Carlo Alberto sul moto piemontese del 21. Non so se è ancora disponibile come libro, in un altro libro comunque sarebbe quello che Il re che tentò di far l'Italia, da cui ho preso anche delle fonti. Direi che in copertina c'è un altro, cioè qui come immagine, che diciamo che l'autore, se vedete, è Santoro Annibale De Rossi Santa Rosa, che è proprio Santoro di Santa Rosa, quindi è un'edizione che magari questo si trova di più e se non vi interessa la pesantezza del 1850, questo è più attuale, anche se comunque ricalca quegli scritti. Ottimo, veramente, veramente ottimo. Qua trovate anche la bibliografia e la sitografia che è stata utilizzata dal nostro Riccardo per la creazione delle slide. Anzi, se vuoi dire qualche parola riguardo alla bibliografia, fantastico. E sottolineo proprio l'importanza della presenza della bibliografia alla fine di una così interessante serata, perché oltre a essere interessante, e devo dire complimenti a Riccardo, perché anche la parlantina, l'esposizione è stata veramente, veramente piacevole, che non è una cosa scontata, assolutamente, ma è anche un lavoro estremamente serio. Fonti storiche citate, fruibili per approfondimenti, come hai detto, quindi davvero complimenti. Ci vuoi dire qualcosa della bibliografia? Certo. Leggo un Grandi battaglie del Risorgimento Sì, e ce dello l'ho proprio Scardino. qui. Le bibliografie a casa mia le ho qua, quindi uno è questo, che è Le grandi battaglie del Risorgimento di Marco Scardigli, che è un ottimo libro se siete alle prime armi sul Risorgimento e vi interessa di tattica militare, è molto interessante. Abbiamo poi un mattone su Massimo d'Azeglio del centro-sud piemontese, da cui ho preso le dispute di Zell del 1821. Questo è anche un libro molto interessante se vi interessa più la parte politica del Piemonte. E poi un libro molto semplice, ma anche utile perché per le questioni sociali, è Il Risorgimento Italiano di Alberto Mario Banti, che è interessante. E poi ho qui un mio pezzo unico, che è il documento riguardo Carlo Alberto del 1898, che diciamo prende insulti Carlo Alberto perché è morto da 50 anni e non è ben visto. E sul 21 ho anche preso qualcosa da lì. Ottimo, veramente ottimo. Lasciamo qualche Perfetto, intanto davvero. Ottima live, e complimenti anche da parte mia, e ci tengo a ricordare che appunto Riccardo è solo in quarta superiore, in quarta liceo, e ha questa competenza storica davvero, davvero invidiabile. E per cui, ha scusate, detto che farà storia all'università, Sì, sì. quindi VAR conferma. molto bene. A Torino? Immagino di sì, in Padova non credo proprio, però vediamo dove mi porta il Beh, vento. Torino, Genova sono le più vicine per te, poi Lo so. Milano, Milano eh, è difficile. Padova sarebbe Mantova non c'è nulla, quindi Mantova no, non c'è, non credo ci sia proprio l'università a Mantova. infatti. Padova è un po' forse scomoda, Sì, e quindi Torino onestamente. sarà la diciamo che ci arrivo in treno in mezz'ora e quindi è comoda. Molto comoda. Secondo me sì, ti conviene o Torino o Genova. Soprattutto Genova c'è la possibilità in magistrale di storia militare col Mh, professor Beri, mh. e se non ti è troppo distante faccio un pensiero che Sì, 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 ci penso, ci penserò ancora un annetto.
Bene, bene. Allora, ancora qualche istante durante i saluti, per gli amici della chat, per eventuali domande e curiosità. Ricordiamo se no che, questa live rimarrà caricata sulla pagina YouTube sul canale YouTube di Vivere il Risorgimento insieme a tutte le altre live. Preparatevi, restate connessi poi ai nostri social, YouTube, Instagram, Facebook, anche TikTok, TikTok, per sì. per interessantissimi, aggiornamenti anche riguardo, insomma, a una novità interessante, la nuova casa, chiamiamola così, di Vivere il Risorgimento. Quindi stiamo preparando i mobili per il trasloco e vedrete che location nuova che abbiamo in serbo anche per voi. Quindi, complimenti fanno i complimenti da Davide Pascarello, Mike90, salutiamo. Mike 90, che quindi incontrerò domani alle 5 giornate di Milano. Colgo l'occasione per invitare chi è nei dintorni Grazie di Davide. Milano a venire a vederle. Io sarò chiaramente nei panni di un patriota milanese armato di doppietta e tanta rabbia Tocca punirti, lo sai, vero? da sfogare, e invece Mike ci ha detto prima partecipare nell'esercito austriaco, nei granatieri della Fondazione Tocca Napoleonica veramente d'Italia, punirti. immagino. Tocca Come punirti. come Vox? Come? Tocca punirti, mi metterò sul Duomo come Kaiser Jäger e inizierò a spararti. Ecco, occhio. Io sogno una rievocazione delle 5 giornate di Milano che non sia un solo pomeriggio, ma che duri per tutte e 5 le giornate di Avrei la scusa Milano. addirittura per saltare scuole, ti dirò di più. Forse la mia prof sarebbe veramente contenta. Secondo me sarebbe giustificato a prescindere. No, Sì, sì, ma cioè, guarda, ti racconto un piccolo aneddoto. Quando, prima di Magenta, l'anno scorso, avevo un'interrogazione importante, me l'ha posticipata. Ah, ottimo. molto, Sì, molto bene, molto bene. E sì, sì, vedo vabbè. non so se c'è ancora il libretto, comunque sul registro, assenza per rivolta No, popolare, no, non la rievocazione fanno, non la storica. fanno, non la fanno, purtroppo no. Però vabbè. Assolutamente Marco Pettenati, sì, 10 giornate ovviamente in 10 giorni, chiaro. No, La ci sta. rievocazione più lunga della rievocazione risorgimentale. So Bene. che in Francia ci sono i 7 giorni di guerra civile americana, in Francia giustamente, e noi faremo i 10 giorni delle 10 giornate. Oppure Bello, bello. possiamo far ribellare di nuovo Venezia, tanto... Per un anno? Per un anno? Sì. Ecco, quella sarebbe molto strong in effetti, ma Sì. interessante. Sì, Bene, allora Venezia in un anno e passa, eccoci qua. ecco. Sarebbe un'esperienza rievocativa bella lunga, bella Sì, intensa. cacciatori del Sile. Eh, anche, esatto. Bene, ragazzi, vi ringraziamo moltissimo. Grazie davvero Vox, grazie Riccardo. È stata una serata veramente molto interessante. Rinnovo l'invito se volete approfondire, se volete rivederla, se vi siete persi qualche pezzo, la live rimarrà caricata qui sul canale di Vivere il Risorgimento. Quindi grazie Vox, grazie Leonardo, e grazie a Grazie a voi. tutti amici della chat e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie mille e buonanotte a tutti. Ciao e Ciao a buonanotte. tutti. Ciao, complimenti Vox ancora. Grazie.